Questa è la pergola tradizionale qua, sì. Questo è la schiava che è tipico dell'allevamento della zona qua per la schiava. E queste vigne cos'hanno? 40 anni, 30 anni? 30 anni. Questi sono i pianti del mio padre che era o è ancora un appassionato della schiava e della pergola, è la sua vita. E adesso negli anni 80 dopo siamo andati. Sì. Qua adesso c'è ancora su tanta roba, loro adesso cominciano a tagliare giù, diradare un po' l'uva qua, perché soprattutto qua sopra il giardino, le radici sono tutte qua sopra nel giardino. Se andiamo giù in un altro filare vediamo subito che c'è meno uva, perché la vite va a cercarsi dove c'è qualcosa, no? Da far venire il mal di schiena qua. E questo è un po' basta. Mio padre l'ha fatto la pergola, la mamma era piccola, dopo lui l'ha fatta per la mamma, così lei può sempre lavorare, no? Perché la pergola si lavora là sotto e quando è troppo alto stai sempre in alto. Parecchia quantità comunque. No, insomma, infatti qua adesso tagliamo tutte le punte, questo mettiamo via, facciamo così, con la forbice. Qua la metà dell'uva stanno appena cominciando su. Qua mettiamo anche via uno, qua facciamo, rimane la metà, togliamo qua. Tuo padre lo faceva questo o no? Era difficile all'inizio, ma quando ha associato dopo il vino capiva. Ho capito. Dopo anche là si vede c'è un po' di meno. Qua proprio quel motivo, certo, perché c'è l'orto sopra, cresce molto. Fate del sovescio oppure lasciate semplicemente crescere un po' d'erba? Io ho appena tagliato la prima volta dall'intorno dei ceppi qua è l'erba, altrimenti io taglio una volta, la taglio l'erba. Qua possiamo andare con un piccolo macchinario a tagliare l'erba, ma per me, diremo così, importante è che la vite sopra ha anche un po' di concorrenza, dopo le radici mi vanno più in profondità, ma io faccio tutto quello per poter portare giù le radici più in profondità, così sotto qua il suolo è molto profondo, anche sotto è più costante, dopo c'è una umidità più costante, dopo è anche più i sali o la mineralità del vino è sempre un vino più che le radici più in profondità è sempre quello a più mineralità, più sapidità. L'uva portiamo su nei cassoni piccoli, quando la temperatura è troppo alta lo metto dentro nella cella frigo, così io l'uva guardo di lavorarlo sempre sotto i 15 gradi, così meno stressata, meno problemi con le muffe, tutto quanto, è anche tutto più costante. E i bianchi dopo direttamente subito in pressa, l'uva cade giù per se stesso, non abbiamo bisogno di pompe. I vini rossi la stessa cosa, c'è sopra la raspatrice su mobile, dopo possiamo spostarla sopra una vasca e riempirla alla vasca, facilissimo per quello. La fermentazione è il 70% più o meno, 80-70% in acciaio, i bianchi con una temperatura più o meno di 20-21 gradi, anche un po', non è che siamo adesso in mezzo alla montagna. Questo, come vi ho detto, qua la roccia è tutto base porfido e questo è, qua rimangono adesso quello che vedete voi qua, è il Pinot Nero del 2017 che fa la fermentazione in acciaio e dopo la malolattica e l'affinamento in bank per un anno. Quando piove tanto qua mi scende anche un po' giù l'acqua, ma questo è naturale. È naturale, infatti dico, questa è la natura. La temperatura è naturale. Questo qua è naturale. Qua al momento sono i 14 gradi più o meno e d'inverno scende su ai 12, sono quei spalti di 2-3 gradi. La roccia vulcanica, qua si vede, questa è una uscita, come si dice, scusate del mio italiano che non è perfetto, qua si vedeva
La lava, una lava, qua quando la lava si raffredda diventano tutti questi cristalli, questo è il talcit e qua si vede l'altra lava, questi sono degli estratti di un altro colore, molto più scuro, no? Per quello questo è proprio la roccia come è qua in zona. Questo è il vino bianco classico che fa acciaio. Questo è il vino del vino bianco, il vino più storico, che la prima annata era che l'abbiamo fatto 96 e siccome fino al 2000 fino al 99 abbiamo fornito anche una percentuale o una maggior parte nella cantina cooperativa, e dopo il 2000 sono andato un po' più in azienda e non è che ero un grande esperto dei vini, era sempre più la mia passione, non ho fatto niente di scuola enologica, ho fatto come un po' tutti i miei colleghi, siamo stati degli appassionati, girando un po', assaggiando un po', e dopo ho fatto 2000 il primo Pinot Bianco Presolis, che ho fatto un po', l'ha resa un po' più piccola, ho cominciato con una piccola botte, lì era a caccia e da lì in poi è arrivato un po' quella strada che comincio adesso sto seguendo adesso, che per me è importante fare dei vini che riflettono un po' il terreno e il clima della zona. Questo per me è molto importante, fare un prodotto che si può identificare col territorio ma anche con la persona che li fa. Prendiamo un Riesling per esempio, è un vino che sta su fino quasi a novembre e sono sempre vini che stanno molto a lungo sulla pianta, sono molto più fini. Tutte le frutte che stanno le prime ciliegie mai sono così buone, o le prime pesche sono mai così buone come le ultime, perché tutto che può maturare lentamente ha più tempo per evolversi, per essere più fine. E questo anche per quello a me piacciono più le annate un po' più fredde, come per esempio nel 2014 per me è un'annata grandissima, perché abbiamo avuto la fortuna di avere un bel autunno. L'estate era così, ma abbiamo raccolto tutta l'uva lì a ottobre, e così è un vino che aveva bisogno di tanto tempo, ma adesso c'è un vino con una finezza, con una mineralità e sapidità incredibile. Non è di grande struttura ma di eleganza. Io quello che cerco è l'eleganza e la persistenza in bocca. Questo invece è la Schiava, che è tipico qua della zona, siamo in un posto un po' più alto, un po' più croccante, più fresca rispetto alla zona un po' più bassa. Questo è un po' il stile che è qua. Molto tipico la ciliegia, che